Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Ferrovie Miniatura. Oggi andremo a vedere in questo video come configurare il nostro decoder per la gestione degli scambi al multimouse Roku. Se invece volete sapere come cablare questo decoder, quindi in questo caso lo Switch Pilot della ESU, trovate il link qua sotto per andarvi a vedere il video precedente. Ma prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi a questo canale attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e soprattutto condividete nei social inerenti. Ciao a tutti, benvenuti in questo video ragazzi. Nello scorso video, come già detto, avevamo preparato il cablaggio di questo Switch Pilot che è simile a quello appunto della Flashman Roku. Trovate in commercio anche appunto lo switch della Roku per poter fare questo tipo di lavoro e quindi quello che sto per fare non cambia assolutamente nulla, anche pur tenendo questo Switch Pilot della ESU. Quindi una volta fatto il cablaggio, che appunto vi ricordo potete vederlo nel video che ho linkato qua sotto, non rimane altro che andare a vedere se il tutto funziona. Quindi in questo caso vi ricordate, se non avete visto ancora i video precedenti a come configurare, come utilizzare questo multimouse della Flashman Roku, potete andare a trovare la playlist qua sotto che vi fa vedere come usarlo passo passo. In questo video andremo a vedere appunto la parte, diciamo, dello scambio. Vedete, nel nostro display abbiamo in questo momento configurato di default la locomotiva, ok? Se io invece voglio entrare nella modalità scambi, trovate questo tastino qua sotto, che è questo, ragazzi, che è questo tasto a fianco al tasto ok, dove c'è il simbolino della locomotiva o il simbolino degli scambi. In questo momento, essendo la locomotiva attiva, se io clicco sullo scambio mi appare il simbolo dello scambio, ok, di default. Se invece ritorno a cliccare su locomotiva, torniamo sulle locomotive. Questo significa che comunque se io entro nello scambio e stanno viaggiando le nostre locomotive, non vado assolutamente a interrompere la programmazione, quindi le locomotive continuano ad andare per fatti propri, ma nello stesso tempo io posso entrare a gestire gli scambi, ok? Allora, tornando alla modalità scambio, mi appare questa prima digitura, ok? Dove c'è scritto appunto questo indirizzo lungo col indirizzo 1, ok? E sopra in alto ci rimane l'icona della pausa e della direzione della locomotiva che in questo momento è in transito, e poi in alto sulla destra c'è il simbolino dello scambio aperto o chiuso, ok? Se io scorro con i tasti freccia avanti e indietro, comincio appunto a gestire, sentite il rumore, lo scambio, quindi in questo momento scambio aperto, scambio chiuso, oppure deviata a sinistra, deviata a destra, insomma come volete. E fin qui tutto ok, ma se io adesso per esempio avessi avuto altri scambi da gestire, quindi in questo caso non ce li ho, ma facciamo finta che io in questo Switch Pilot che gestisce per esempio 4 scambi, e mettiamo caso avessi avuto altri Switch Pilot, quindi 8 scambi, 16 scambi, 20 scambi, ovviamente devo andare in base all'indirizzo. Quindi come faccio? Ovviamente per scorrere con gli scambi dobbiamo andare sui tasti di gestione, quindi se io devo andare a cercare lo scambio 24 non faccio altro che tenere così com'è la situazione, quindi stare sul menu scambi e scrivere 24, così vedete ho scritto 24, lampeggia e confermo con ok e lui mi porta allo scambio 24, vedete S24. Ovviamente adesso io sono andato sullo scambio 24, ma sul 24 anche se muovo i tasti direzionali, sì, muovo qua a livello di software lo scambio aperto chiuso, ma non avendo in questo momento uno scambio non riesco a gestirlo. Però per esempio andiamo sullo scambio 4, ok, clicco 4, faccio ok, sono andato sullo scambio 4, in questo momento sullo scambio 4 non c'è niente, ma se io, facciamo finta, sposto il mio motore sull'indirizzo 4 di questo Switch Pilot, quindi lo porto qua nel 4, vedete, l'ho portato nel 4, ora questo motore è collegato all'indirizzo 4, quindi adesso se io vado a cliccare sui tasti, ovviamente sentite, muovo assolutamente l'indirizzo 4, ok? È molto easy, molto semplice ragazzi questa cosa, cioè non potete sbagliarvi. Voglio provarlo a testare sul 3, lo sposto sul 3, quindi se avessi avuto i 4 scambi pieni potevo gestirli tutti e 4. Ora vado sul 3, quindi clicco il tasto 3, schiaccio ok e sono sul 3. Easy, molto semplice.
Il tutto è molto semplice, non c'è altra via di scampo. Per tornare nel frattempo che abbiamo fatto il nostro scambio, se io volessi tornare ovviamente ancora sulla locomotiva dove stavo gestendo, schiaccio locomotiva ed esco e ritorno sulla modalità locomotive, e con questo ho fatto, diciamo, la configurazione con il nostro multimouse. Potete gestire quanti Switch Pilot volete o comunque altri decoder di questo genere e la cosa non cambierebbe fondamentalmente. Bene, questo video è finito qua e ci vediamo al prossimo video. Ho una sorpresa, voglio cominciarvi a parlare della gestione di un futuro plastico in scala N, ma ne parleremo appunto sfruttando questo star set della scala N della Flashman. Per quanto riguarda la parte digitale Flashman, io con questo video, diciamo, mi fermerei qua. Magari mettetemi nei commenti se volete sapere qualche dettaglio che magari ho saltato o dimenticato, se qualcosa non vi funziona. Vi faccio dei video appositi, quindi senza nessun problema. Per adesso è tutto e ci vediamo al prossimo video. Grazie per avermi seguito. Ciao!